Bene, l'altra volta abbiamo visto una sub, quindi una routine che esegue delle azioni, in quel caso era semplicemente presentare un pop-up con scritto mando in mondo, e però abbiamo detto anche che esistono le function. Quindi adesso proviamo a scrivere una function. Qual era la differenza tra la sub e le function? Era che la function restituisce un valore. Quindi pensiamo a voler mandare un messaggio, un pop-up che cambia in funzione ad esempio della lingua che uno sceglie, e potrebbe essere mandi mondo se è friulano, hello world se è classico inglese, ciao mondo se è italiano. Quindi cerchiamo di scrivere una routine che restituisca la frase corretta in base alla lingua che gli viene passata come input. Benissimo, allora per scrivere questa funzione andiamo, come abbiamo fatto l'altra volta, nel menu sviluppo e apriamo l'editor di Visual Basic, c'è la scorciatoia Alt F11 per chi vuole risparmiare un po' di tempo, aggiungiamo col tasto destro un modulo e cominciamo a scrivere la funzione. Allora possiamo scriverla così, function b, e gli passiamo un parametro, quindi lo chiamiamo lingua ad esempio, e come funziona la function? Dobbiamo scrivere b uguale qualche cosa, ad esempio sarebbe mandi mondo. E pardon, così. Ora, qual è il tema? Scritta così, la funzione ignora completamente quello che gli passiamo come parametro, come lingua. Restituirà sempre mandi mondo. Allora noi dobbiamo fare una cosa di questo tipo. If lingua uguale pur, then b uguale mandi mondo. Quindi se la lingua che viene ricevuta in ingresso è la stringa che vale fur, poi il discorso stringhe, interi e compagnia, cioè i tipi di variabili li vediamo in uno dei prossimi video. Se ricevo fur, allora la funzione restituisce mandi mondo. Se invece la lingua fosse inglese, allora diciamo che b, quindi la funzione, vale hello world. Ecco qua. Questo è la gestione di due lingue, ci fermiamo qui che tanto le altre sarebbero semplicemente ripetizioni. Ora cosa succede però? Che se noi andiamo a provare a eseguire questa funzione, non la troviamo. L'altra volta vi ricordate, premendo quel pulsante o facendo Alt F5 di là, Alt F8 per chiamare le macro, l'avremmo vista. Perché non la vediamo? Perché questa sta chiedendo un parametro di ingresso, noi non possiamo chiamare una funzione o una routine più in generale senza dirle che cosa deve mangiare. Quindi facciamo una cosa molto semplice in realtà. Andiamo a creare una routine, una sub, che chiama questa funzione. E la facciamo come l'altra volta, quindi mscbox, ma anziché scrivere noi il testo integrale mandi mondo, ci scriviamo proprio questa funzione b. A questo punto gli dobbiamo dire che cosa vogliamo passarle, gli passiamo fur e, pardon, manca un chiusura delle parentesi, e se la eseguiamo a questo punto sì che la troviamo, cioè viene eseguita e ci dice mandi mondo. Se qui anziché fur gli avessimo messo la stringa hang per l'inglese e l'avessimo eseguita, semplicemente hello world. È così che funziona una funzione, scusate il gioco di parole. In base a quello che gli diamo in pasto ci restituisce qualche cosa. E una cosa qui ancora da vedere è che magari, l'altra volta ho detto che i nomi delle routine non sono importanti, in realtà è chiaro che leggere B non mi dice nulla, è più conveniente quando avremo tante funzioni, tante routine, diventerà fondamentale mettere dei nomi che ci ricordino che cosa fa questa funzione. In questo caso potremmo mettere saluta in, e quindi anche qua sotto la chiameremo come saluta in. Non dobbiamo dimenticarci in questi casi qui, se la eseguiamo vedete che esce vuoto, non dobbiamo dimenticarci che se cambiamo il nome della funzione dobbiamo cambiare anche al suo interno quando la valorizziamo. Saluta in qua e pure qui. A questo punto, se eseguiamo la A, ci viene hello world. Ecco qua.
Una cosa che mi preme puntualizzare, che non ti passi un messaggio sbagliato, le function non necessariamente hanno bisogno di ricevere un input quando vengono chiamate. Potenzialmente io posso anche scrivere una function che restituisce un numero o una costante, insomma. Oppure posso usare una function che va a recuperare delle informazioni, quindi se li va a prendere da soli gli input, delle informazioni di sistema. Qual è il nome dell'utente collegato, qual è l'ora, che giorno è, quali sono le impostazioni internazionali del computer che sto usando. Ecco, queste sono informazioni che eventualmente la function può andare a recuperare da sola e le puoi utilizzare, ad esempio quando fai dei log sulla lettura di file o sulla scrittura di alcuni file, potresti andare a mettere quello che si chiama il timestamp alla fine del nome del file, riportando il giorno e l'ora in cui lo hai salvato. Se hai avuto la pazienza di guardare il video introduttivo di questa playlist sulle macro di Excel, forse ricorderai che il secondo vantaggio che citavo era quello di aggiungere funzioni o funzionalità ad Excel. In questo caso parliamo di una funzione. L'abbiamo chiamata poco fa da una routine principale, questa funzione saluta in, ma, e qui può essere una cosa interessante, noi possiamo usarla proprio nel foglio di calcolo. Quindi se io qui scrivo fur e deng, che erano i due valori del parametro in ingresso che abbiamo deciso di gestire, e qui a fianco comincio a scrivere saluta in, vedete che già Excel me lo sta suggerendo, e io posso puntare alla cella dove ho messo il valore che gli voglio passare come input e do invio e lei mi dice mandi mondo, oppure chiaramente hello world. Quindi questo è un metodo per aggiungere una funzione a Excel che normalmente non la prevede. Bene, adesso hai scritto una tua prima function e hai anche fatto la chiamata alla funzione dalla routine principale. Quindi hai fatto un altro passo verso quella che è la destinazione di imparare a usare un po' con le macro di Excel. Non mi resta che mandarti al prossimo video. Ciao!